Il verbo è un elemento talmente forte e importante che, anche se non viene espresso in una frase, è sottointeso. Significa che è presente lo stesso. Come nella frase mani in alto, in cui il verbo è sottointeso. Tieni le mani in alto. Per comprendere l'organizzazione del sistema verbale italiano, dobbiamo partire dai 7 modi, che sono come dei grandi contenitori all'interno dei quali si trovano tutti i tempi verbali: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio. L'indicativo è il modo della certezza, della realtà, della comunicazione diretta di qualcosa. È il modo più ricco, perché in esso si trovano 8 tempi verbali. Il primo tempo verbale dell'indicativo è il presente, che indica un'azione o uno stato contemporanei al momento in cui si parla. Io mangio, tu mangi, lui mangia. Poi abbiamo il passato prossimo, che indica qualcosa di già avvenuto ma che ha una relazione con il presente. Io ho mangiato. Attenzione che nella colonna di destra troviamo i tempi verbali composti, costituiti dall'ausiliare essere o avere e il participio passato del verbo. Poi abbiamo l'imperfetto, che indica un'azione o uno stato che si ripete o che ha una durata nel passato. Io mangiavo. Il trapassato prossimo indica un'azione o uno stato nel passato anteriore a un altro fatto passato. Io avevo mangiato. Il passato remoto invece indica un'azione passata che non ha nessuna relazione con il presente. Io mangiai. Il trapassato remoto è molto simile al trapassato prossimo e si usa in occasioni molto rare. Io ebbi mangiato. Il futuro indica un'azione che deve ancora realizzarsi. Io mangerò. Il futuro anteriore invece indica un'azione o uno stato nel futuro, ma anteriori ad un altro fatto futuro. Io avrò mangiato. Poi abbiamo il secondo modo, il congiuntivo, che è il modo della possibilità e dell'incertezza. Ci sono 4 tempi: il presente e l'imperfetto, che io mangi, che io mangiassi, i quali si usano quando ci si riferisce al presente. Poi abbiamo il passato e il trapassato, che io abbia mangiato, che io avessi mangiato, che si usano invece quando ci si riferisce al passato. Il condizionale si usa per eventi realizzabili sotto una determinata condizione. Il presente, io mangerei, si utilizza chiaramente per esprimere qualcosa nel presente. Il passato, io avrei mangiato, si utilizza invece per esprimere qualcosa che riguarda il passato. L'imperativo è il modo dell'ordine, dell'esortazione. Mangia. Attenzione che qui non c'è la prima persona, ma si parte direttamente dalla seconda, dal tu. Infine abbiamo 3 modi indefiniti che hanno la stessa forma per tutte le persone. L'infinito indica un'azione o uno stato in modo generico, senza indicazione di persona. Mangiare, avere mangiato, si trova nelle proposizioni subordinate o magari nei cartelli stradali, negli avvisi. Il participio può avere la funzione di nome, di aggettivo o di verbo. Importantissimo il participio passato, perché è indispensabile per formare i tempi composti. Il participio presente è mangiante, il passato è mangiato. Infine il gerundio è sempre legato ad un altro verbo e indica un fatto che si svolge in relazione ad un altro indicato nella proposizione reggente. Per esempio, se stai lavorando ti lascio in pace.
Abbiamo il presente, mangiando, e il passato, avendo mangiato. Ti aspetto nelle prossime lezioni per approfondire in modo più dettagliato i modi e i tempi verbali.